Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Toro. Andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di febbraio 2026. Lo facciamo con una bellissima struttura per vedere tutto quello che accade e seguire al meglio possibile il sentiero iniziatico per te in questo mese. Poi andiamo a approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Allora, ragazzi miei ragazzi, prima di tutto partiamo da tre oracoli, tre carte oracolo che ci daranno il quadro, la visione di questo mese. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Prima carta oracolo, qual è lo spirito che ti visita in questo mese? Qual è la ferita, l'ombra, la paura che chiede ascolto? Qual è il dono che nasce in questo mese, il miracolo quotidiano possibile? Allora, qual è lo spirito che ti visita? Casa dolce casa, lo spirito della pace. Questa carta ha a che fare con quella sensazione di sentirsi a casa finalmente, no? Com'è quella sensazione quando ti senti a casa finalmente, in un luogo, in un posto? Ma prima di sentirti a casa ovunque, questa è la casa interiore. Lo spirito che ti visita questo mese è stare bene con te, finalmente. Quello stare bene con se stessi, che voglio dire è uno dei traguardi più grandi dell'evoluzione umana. Cioè, stare a casa con se stessi. Anche la necessità di stare a casa con te, di stare a casa con te. Questa carta è bellissima perché ha questi colori di lavanda, no? E la lavanda anche come simbolo è quello che porta pace dentro di te e quindi è lo spirito della pace e della quiete dentro di te. Quindi questo è lo spirito che ti visita in questo mese affinché tu possa radicarti in te e stare bene con te stessa, con te stesso. Questo è lo spirito che ti bussa, cioè c'è questo grande potenziale di trovarti bene con te. Cioè prima di dire sto bene con un'altra persona, no? Lo stare bene con te e questa casa interiore e quella bellezza e anche la ricerca di quella solitudine preziosa che ti permette di essere in armonia con tutti e con tutto. Quindi lo spirito è quella capacità di sentirti a casa con te ed è straordinario. Qual è la ferita, l'ombra, la paura che chiede ascolto? Il confronto con gli altri, la tribù. E che cosa ti ho detto qua? Quella solitudine che ti permette di essere in armonia con te stessa, con te stesso prima di stare bene con gli altri. Mi capita la carta degli altri come ferita, no? Il confronto con l'altro, il confronto con gli altri è la ferita, l'ombra, la resistenza. Allora, qua c'è una giraffa grande e una giraffa più piccola. C'è questo confronto. Il confronto con gli altri, mi viene in mente, ti ricordi il podcast che ho fatto La guerra è sacra? Solo che tu hai sbagliato nemico, no? Allora, qua ti viene chiesto di confrontarti con le persone, riportandole tutte all'interno di te, perché per te ti viene difficile, perché questa è la ferita in questo mese, non è che ti viene difficile, è quello su cui devi mettere l'attenzione per liberarti da una mancanza di consapevolezza su questo aspetto. Quando ci confrontiamo con gli altri, magari discussioni anche accese, può essere con dei nostri amici, la nostra famiglia, il partner, no? In automatismo tendiamo a
proiettare sugli altri le nostre ombre, le nostre paure e le nostre resistenze. Tutto ciò che non riusciamo a riconoscere in noi lo proiettiamo fuori per essere visto. E quindi lo spirito che ti bussa a livello di ombra da integrare in questo mese è quello di vedere nell'altro la tua ombra, cioè ciò che dentro di te vuole emergere. Riportare tutto ciò che vivi all'esterno all'interno di te. Perché ci sono delle capacità, delle qualità, delle zone in ombra che sono capacità e talenti, come vi insegno sempre, l'ombra è l'anima nera. Ombra la chiamerebbe Jung. L'anima nera nello yoga sciamanico è il contenitore di tutti i tuoi più grandi tesori, talenti e capacità. E grazie al confronto con gli altri, con gli eventi, con le persone, con le circostanze, tu puoi accedere a quelle qualità, attraversando però delle emozioni che sono ctonie, significa sotterranee, come può esserlo rabbia, dolce tristezza, malinconia, sconforto, il confronto con gli altri. Devi riportarlo tutto a te, tutto dentro di te. E fare anche la pratica del rituale erotico della Kundalini molto spesso in questo mese. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni lo sa bene, la trovate qua sotto, la profetica pratica, e riportare tutto all'interno e non smettere mai di imparare, perché qua c'è una giraffa adulta e una giraffa più piccolina, no? Non smettere mai di imparare da tutto ciò che capita, uccelli, foglie, altri animali, propri simili, tutto ciò che vedi all'esterno devi riportarlo a te, perché lo spirito che ti viene a bussare è l'armonia e la pace in te ritrovata, e lo puoi fare solo mettendo le situazioni che vivi all'interno di te. Ok. Qual è il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile in questo mese? La conoscenza profonda e la pace interiore. Il dono che nasce in questo mese è una conoscenza profonda del sottile, di ciò che non si vede, proprio perché tu, portando tutto all'interno, inizi a dialogare con quelle profondità della psiche che poi sono gli dei. Il dono che ne consegue in questo quotidiano è che tu puoi avere veramente una conoscenza profonda senza vedere più all'esterno dei carnefici o delle situazioni che sono contro di te, è tutto per te. E quindi mi viene da pensare che tu in questo mese sarai come anche quando esci, sarai circondata o circondato da una bolla. Questa bolla ti permette di vedere le persone e gli eventi e di filtrare la verità. Che cosa vuol dire? La necessità della pace che ti viene a trovare, di questo spirito della pace, della casa, la necessità anche di quella sacra solitudine, ti permette di, anche quando stai tra la gente, di riportare tutto all'interno. E questo ti permette di avere dei poteri psichici molto profondi e di conoscere le persone con le quali avrai a che fare sin dal primo impatto, senza necessità che gli altri ti parlino. E allora quella verità profonda, quella intuizione sarà la bussola per realizzare dei miracoli quotidiani nelle tue situazioni quotidiane. Cioè tu saprai a livello intuitivo prima di parlare, riportando tutto all'interno. Ok? Questa è la conoscenza esoterica della papessa, che è una conoscenza intuitiva, non è una conoscenza che sia per quello che ti viene detto dagli altri. È una conoscenza intuitiva, animica, di grande spessore. E questo miracolo quotidiano è possibile se riporti tutto all'interno. Ok? Bellissimo. E vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Oh, queste altre. C'è giunto il tempo di tornare a casa. Cosa vuol dire? Riportare tutto ciò che accade all'interno. Non esiste niente all'esterno che non sia una perfetta manifestazione scenografica della sceneggiatura della tua anima.
Facendo questo il miracolo è quotidiano, perché tu nel silenzio comprenderai molto più delle parole. Ok. Vediamo cosa ti dicono. Mettiamo 7 carte che andranno a vedere tutti e 7 gli ambiti, cioè tutti gli ambiti. Energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo, il ritmo. Cavaliere di spade, ecco perché. Perché c'è molto movimento, molto attacco, molte comunicazioni e quindi Casa Dolce Casa ti chiede di riportare tutto all'interno, c'è energia molto dinamica. Cioè il mondo fuori accelera e tu invece secondo il tuo ritmo, capito? Amore e relazioni. Relazioni in toto, le relazioni poi d'amore di partner lo vediamo dopo. Cosa ti chiede l'amore nelle relazioni? 7 di coppe, scelte. Lavoro, denaro, missione. Il lavoro come atto sacro. 9 di spade, forse ci sono un po' di preoccupazioni in merito a questo. Quarta carta, corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Il 9 di denari, sentirti bene, appagata, conquistando la pace per quello che hai. Il 9 di denari è molto simile a questo spirito della pace che ti viene a trovare. Poi, abbiamo messo, che cosa abbiamo messo qua? Corpo, energia, salute, sì. L'evento, scusami, 1, 2, 3, 4, sì. Quinta carta, l'evento o la svolta del mese. Wow, 6 di bastoni, c'è un evento che è pubblico anche, una riuscita. Vediamo ancora il consiglio sciamanico, come attraversare il mese, quale atteggiamento interiore da adottare. 6 di coppe, bellissimo. Devi fare quello che ti piace, come quando eri bambina o bambino. L'esito, la benedizione finale, come esci dal mese, più forte, più chiaro, più libero, qual è il seme che è stato piantato per il mese successivo. Wow, una nuova opportunità, una nuova allegria, una nuova gioia. Allora, il mese parte per te in modo rapido. C'è energia molto forte qua col Cavaliere di Spade. Qua ci sono delle notizie improvvise, quindi diciamo che potrebbero esserci delle decisioni da prendere all'improvviso per te. Può riguardare il lavoro, la famiglia, le amicizie o anche situazioni pratiche, cambi di programma, appuntamenti che saltano, incombenze improvvise, cioè ti potresti sentire un po' sopraffatta o sopraffatto se cerchi di fare tutto secondo i tuoi tempi abituali, no? Che ne so, un collega ti comunica un cambiamento improvviso in ufficio, una persona vicina fa una richiesta urgente, possono emergere delle nuove opportunità che chiedono delle decisioni veloci. Il Cavaliere di Spade nella visione sciamanica porta lo spirito dell'aria, no? Cioè la mente come spada e dice come spirito di questo mese per te, non restare ferma o fermo per paura di sbagliare. Segui la tua chiarezza interiore. Cioè tutto ciò che arriva serve a distinguere ciò che è reale da ciò che è illusorio per te. Quindi tu impari a muoverti senza lasciarti travolgere. Ecco perché Casa Dolce Casa qui. A usare la velocità come alleata della consapevolezza. Capito? Perché questa energia molto rapida, molto diretta e tutte queste carte iniziali mi fanno pensare che anche il confronto con gli altri qua devi riportare tutto all'interno, sono delle capacità che stai sviluppando, dalla tua quiete un discernimento profondo, ok? Nelle relazioni, questo 7 di coppe mi dice che ci possono essere un po' di... è il mese delle possibilità ma anche dei dubbi. Tutte le relazioni qua, lavoro, amicizie, amori, poi l'amore lo approfondiamo dopo. Però il 7 di coppe è indicativo perché potrebbero esserci, mi dice, molte opzioni o delle situazioni confuse. O sei indecisa o indeciso tra più persone, o sei indecisa sulla modalità di relazione, oppure stai idealizzando una situazione o qualcuno che può confonderti. Magari ci sono sogni e fantasie su delle persone che però sembrano reali ma sono solo proiezioni, no?
tutto è proiezione comunque, Cioè potresti chiederti rispetto a una persona chi è sincero, chi vuole veramente qualcosa di concreto, chi sta giocando. Se sei già con qualcuno potrebbero esserci un po' di confusione emotiva, oppure la necessità di chiarimenti con qualcuno, no? Invece se sei singolo potrebbe arrivare qualcuno che sembra perfetto all'inizio, però serve attenzione a non cadere nelle illusioni, nell'idealizzazione. Nella visione sciamanica il sette di coppe è la nebbia dell'illusione, però ha anche il dono della scelta consapevole. Cioè l'amore come spirito guida in questo mese ti dice non scegliere ciò che sembra bello, scegli ciò che risuona con la tua anima, capito? Cioè devi usare il tuo intuito come bussola qui, per guardare oltre le apparenze. Ti ho detto già quello che fai, come oracoli principali. Perché ogni tentazione, ogni confusione, ogni attrazione è un incontro con te stessa o con te stesso. Ed è un invito a capire cosa l'anima tua vuole davvero. Ok? Allora, esaminando questo 9 di spade invece sul lavoro, sul denaro, sulla missione, potrebbero esserci delle preoccupazioni inerenti a quest'ambito. O il lavoro ti sembra più pesante del normale, o la paura di non farcela, o di non essere all'altezza. E qua vi invito, ragazze e miei ragazzi, a farvi il rituale per risvegliare il tuo potere occulto nella playlist yoga sciamanico. Va bene? Che è fondamentale qua con questa carta. Ho ansia per le finanze o per il futuro? Una certa tendenza a rimuginare su situazioni non risolte? Cioè, potresti sentirti su quest'ambito un po' bloccata, come se tutto fosse in pericolo. No, no, anche perché la realtà è molto più semplice. Queste sono solo paure mentali, ragazzi e miei ragazzi, il 9 di spade, Cioè, e questi sono i demoni mentali, non gli ostacoli reali. Lo spirito qua ti dice: non credere ai tuoi pensieri, non sei le tue paure. Sciamanicamente questa carta ti invita a trasformare l'ansia in potente alleato. Quando vi ho spiegato in un video, l'ansia, cos'è l'ansia? L'ansia è uno spirito. Quando arriva l'ansia, il pensiero tende a slittare nel futuro, no? Preoccupazioni nel futuro. Perché è come se, no è come se, è così, stai scappando a un dolore che vive nel presente, anziché affrontarlo. E quindi ti rifugi nel futuro, che non esiste, per scappare a un dolore del presente, che abita il presente. Allora tu non sei l'ansia, l'ansia è un evento, è uno spirito. L'ansia arriva e come devi fare? Oltre a fare il risveglio al tuo potere occulto, tu devi spersonificarti dall'ansia, cioè devi guardare l'ansia. Tu sei l'osservatore che guarda l'ansia. L'ansia non è la tua ansia, è un evento, è uno spirito. Tu sei l'anima che guarda quest'ansia. Ti osservo, ti accolgo, ci sono qui per te. E mentre lo fai, vedi che si scioglie tutto. Senti un determinato dolore, fatti la pratica e vedrai che quello si scioglie. Perché questa è necessità di chiedere, di allearsi con lo spirito dell'ansia, con gli spiriti che sono portavoci attraverso determinati eventi in quest'ambito, lavoro, denaro, missione, di qualità che stai integrando. Questo ti renderà libera e più efficace nel mondo concreto. Ok? Corpo, energia e salute, 9 di denari, è bellissimo. Cioè, è bellissimo perché hai la possibilità di sentirti veramente pieno, la casa interiore, 9 di denari, la casa che ti dicevo prima, no? Però ti chiede una cosa il corpo, cura e gratitudine. Febbraio ti invita a prenderti piccoli piaceri quotidiani. Prenditi dei piccoli piaceri quotidiani, dal cibo a delle attività. Il corpo ti invita a fare questo. Attenzione anche a ciò che ingerite nel corpo in questo mese, prenditi cura per essere luminosa, luminoso,
piccoli gesti che rinforzano l'autostima e il benessere. Allora, se tu segui queste indicazioni, ti sentirai energico, ma se ignori queste indicazioni ti sentirai stanca o stanco, quindi segui i segnali del corpo. Il 9 di denari è la casa proprio interiore su questa sezione, questa carta qui. E lo spirito del 9 di denari ti dice: il tuo corpo è la tua casa sacra. Onoralo, nutri la tua energia e sii riconoscente per ciò che già hai. In questo modo il tuo corpo diventa il rituale sciamanico quotidiano, una pratica di radicamento e di amore verso di te, in conformità anche con le carte oracolo. Quando tu ascolti il corpo, la mente e il cuore seguono e tutto il mese prende questa armonia. Ok? E poi c'è un evento bellissimo qua col 9 di bastoni. Cosa potrebbe accadere concretamente? Una vittoria, un riconoscimento o una conferma. Potrebbe essere un successo sul lavoro, oppure un risultato personale importante. E qua vedo apprezzamento da parte degli altri, vedi? È una situazione difficile anche che viene risolta. Cioè, mi dice che in questo momento ti sentirai vista, visto, valorizzato. Lo spirito di questa carta ti dice: hai portato i tuoi sforzi con coerenza e adesso il mondo li riconosce. Appena succede questo evento è un invito a festeggiare, a ricevere la gratitudine, a consolidare la fiducia in te stessa o in te stesso perché ce le avrai. Questa carta accende il cuore e rafforza l'anima, va bene? Qual è il consiglio in questo mese? Fai le cose che facevi da bambina, quello che ti faceva stare bene da bambina, sei di coppe. Perché è il ritorno alle radici. Ehm, Vivi di gioie quotidiane semplici, spontaneità e leggerezza, ti dice. Cioè, porta con te la bambina e il bambino interiore. Ecco perché ti ho detto la pratica del potere occulto, risveglia il tuo potere occulto, c'è la pratica del bambino e la bambina interiore, capito? Che già avevo visto il 6 di coppia con queste carte, mi ha richiamato subito quella pratica lì. Quella parte innocente, giocosa, perché il 6 di coppia mi parla anche del passato, no? I ricordi felici di bambini, perché mi dice che tu facendo in questo modo andrai ad attivare una guarigione profonda, pacificando anche degli eventi del passato. E quindi qua mi richiama anche il pentacolo magico da fare nelle situazioni in questo mese, anche in quelle un po' più oscure, no? Più sotterranee come emozioni. Quindi rituale risveglia il potere occulto, pentacolo magico tutti i giorni. Perché tu ricevi guarigione dal passato ed è anche importante fare la pacificazione delle immagini del passato per ricevere poi questa gioia nel presente che ti apre la strada a marzo, capito? Questo è il mese in cui la dolcezza diventa forza per te. E poi c'è questo bellissimo come esito e benedizione finale asso di bastoni che mi dice che ci sono dei progetti che prendono forma. È un'energia vitale che ritorna. Abbiamo visto che qua stiamo un po' più introspettivi, no? Stiamo curando il terreno dove germoglierà proprio il seme di marzo. Eccolo l'asso di bastoni, che è proprio la vitalità, l'allegria. E insieme a questo si manifestano delle opportunità, ti dico questa cosa, anche inaspettate. Io vedo che tu chiudi il mese con entusiasmo, con motivazione, sei pronta o pronto a muoverti verso ciò che vuoi creare. Nella visione sciamanica l'asso di bastoni è il fuoco sacro, no? Lo spirito ti dice: in questo mese tu hai radicato l'anima, trasformato le paure, osservato il mondo con chiarezza e adesso sei pronta o pronto a manifestare la tua visione. Tu diventi artefice del tuo destino cooperando con gli dei, con passo fermo e cuore acceso. Ok? Ma perché già gli spiriti iniziali lo dicevano. Questa pace interiore qua, questa pace interiore qui viene proprio da questo spirito che ti bussa. Che ricordiamo, questa carta ti dice che stare dentro di te bene con te è fondamentale per stare bene con il mondo.
Perché? Perché il mondo, la relazione con il mondo è ciò che viene curata in questo mese. Questa è proprio la relazione con gli altri, con l'ombra. Ogni confronto che avrai in questo mese, ogni critica, ogni distanza che percepisci dagli altri è uno specchio del tuo interno. Quindi questo mese, attraverso l'interiorizzazione che ti chiede lo spirito, tu che cosa fai? Non ci saranno più vittime o carnefici fuori e riconoscerai ciò che l'anima vuole insegnarti attraverso le proiezioni altrui. Consapevolezza psichica è questa, non serve reagire, serve vedere, serve assimilare. E qual è la conseguenza? È un potere psichico senza precedenti. Saprai leggere gli altri senza parole, capire le vere intenzioni, percepire i sottintesi e tu vai ad affinare la tua saggezza per coltivare questa conoscenza psichica potentissima che è la base del risultato. Ok? Mettiamoci due specifiche. Sul 9 di spade, sul 9 di spade, anzi su cavalieri spade pure, cavalieri spade, 4 di spade, guarda, questa è la carta che si collega a casa dolce casa, Cioè solo grazie, mentre il mondo si accelera, mentre le situazioni sono veloci fuori, tu mantieni una calma interiore. Ed è questa calma che ti permette di agire, non di reagire. Grazie alle pratiche dei 21 giorni o tutto quello, il lavoro che stiamo facendo insieme, tu avrai la possibilità di realizzare questo. Sul 9 di spade, 7 di bastoni, ostacoli che ti portano ad avere un po' di paura. Sul 6 di bastoni, 3 di bastoni, opportunità che si aprono. Sulla 6 di coppe, cavalieri di denari, bellissimo, fai ciò che ti piace e semini risultati concreti, sia a livello lavorativo, sia a livello pratico. Asso di bastoni, il 2 di spade, ci sarà un nuovo entusiasmo che ti permetterà di scegliere sulla base della tua intuizione psichica anche se non sai dove ti porta, va bene? Io sento che tu hai proprio un bisogno di staccare da tutto inizialmente in questo mese, di rallentare, di prenderti proprio quel momento che ti permette di discernere, capito? Perché ci sono situazioni urgenti a cui la carta poi dice non reagire subito, osserva. C'è una sorta di un isolamento volontario potrebbe esserci, un weekend da sola, da solo, una riflessione sul lavoro, sulle relazioni, su se stessi. Cioè, riuscirai a prendere qua c'è un test sulle tue capacità psichiche. Sì, la fase di incubazione dove il seme prende forma prima di crescere, no? E poi cresce qua a fine mese. Guarda, credo che sia relativo soprattutto alle situazioni di lavoro, denaro, missione, perché un po' di sfide, un po' di rivalità vedo qua. Potresti sentirti messa o messo alla prova, dover difendere le tue idee o i progetti o i confronti con i colleghi, con i clienti che testano un po' la tua fermezza. Devi rimanere saldo nonostante questi ostacoli. Esempi pratici. Una richiesta difficile al lavoro. Oppure dovrai difendere una scelta di vita o un progetto creativo. Oppure resistere a pressioni esterne senza perdere la calma. Ricordiamo qua il confronto esterno. Cioè il 7 di bastoni nella visione sciamanica è proprio il guerriero dell'anima. Lo spirito ti dice difendi ciò che è tuo, ma senza aggressività. La tua forza non è nella lotta, ma è nella fermezza consapevole. Ogni ostacolo qui diventerà una lezione di radicamento, cioè più tu rimani centrata, più il tuo potere interiore cresce. La carta ti insegna a sostenere te stessa con dignità, non con rabbia. E poi che succede? Grazie a questo ci sono delle nuove prospettive. Arrivano delle opportunità magari di viaggio o di collaborazione dopo questo momento di incubazione, no? C'è un momento in cui si inizia a vedere il frutto dei tuoi sforzi, a pianificare il futuro. Cioè questa situazione tu la vinci, capito? Ecco qua, 6 di bastoni e 3 di bastoni. C'è la possibilità di un progetto creativo o lavorativo qui che prende forma, 6 di bastoni e 3 di bastoni, capito? Quindi
tu sei pronta, sarai pronto a espanderti senza perdere il radicamento, grazie a questa sfida che hai. Come un albero, no? Che cresce verso il cielo ma con radici profonde nella terra. E poi, qual è il consiglio sciamanico? Non si tratta di fare cose improvvise, si tratta di essere, di investire basi solide passo dopo passo. Va bene? Con lo spirito giocoso e gioioso consoliderai un progetto a lungo termine. Ti dice anche la carta, muoviti con prudenza ma con determinazione. La pazienza per te qua sarà saggezza. Anche un piccolo passo ogni giorno costruirà le tue montagne. E poi ci saranno a fine febbraio delle scelte importanti da fare, ma tu avrai una... ci potrebbero essere dei dubbi, delle indecisioni o due opzioni, no? Due opportunità di lavoro, due collaborazioni o decisioni sentimentali o relazionali, oppure dovrai definire dei confini chiari con le persone, con le situazioni, perché hai la spinta, l'energia per farlo, no? Però il due di spade, un po' il guardiano del ponte interiore, ti dice prima di agire, ascolta la tua intuizione. La scelta giusta nasce dall'equilibrio tra mente e cuore, non agire d'impulso. Usa questo fuoco per fare le pratiche e prendere le decisioni giuste. Sei chiamata a fare pace con l'incertezza qua, a riconoscere che ogni bivio è un portale verso la crescita e la manifestazione consapevole, ok? E avrai grandi doti psichiche per fare grandi scelte qua, sì. Ok, ragazze e miei ragazzi, detto questo, adesso andiamo ad approfondire l'amore. Allora, adesso andiamo a vedere cosa ti arriva nell'amore in questo mese, sia che tu abbia già una persona o che non ci sia ancora nessuno. Tenendo fede alle carte oracolo e al sette di coppe che ci hanno dato la casa dolce casa, la tribù, la conoscenza profonda, e il sette di coppe ci mostra che ci sono delle possibilità o delle illusioni o delle scelte che l'amore porterà davanti a noi, andiamo a vedere come ci guiderà questa lettura nell'amore. Allora, cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi del Toro in amore febbraio 2026? Come vanno a stare? L'eremita, guarda come si avvicinano le carte, la necessità di essere introspettivi, di guardare da dentro, no? Ti vedo più introspettiva o introspettivo che mai, anche pensando magari al passato, cercando di chiarirti le idee. Abbiamo Re di Spade qua. Sette di bastoni, molti di voi metteranno le cose in chiaro con qualcuno. E vi vedo con energia più distaccata dall'altro, come passione travolgente. No, qua io ti vedo inizialmente come un'energia di riposo dalle grandi passioni, cioè un'energia di introspezione, mettendo anche difendendo ciò, il tuo spazio sacro. Ecco, questa triade mi parla che tu difenderai il tuo spazio sacro, cercando dentro di te piuttosto che fuori delle risposte, cercando di avere una mente che sappia discernere, mente lucida. Ti vedo più profonda, con una mente che cerca di essere quanto più chiara possibile, facendoti spazio con gli altri. Ti ho detto prima che ti vedo come una sorta di bolla, no? Vorrai difendere le tue posizioni e quello in cui credi, cercando la verità dentro di te. Sì, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro, cercando di avere una visione chiara sulle le possibili confusioni che ci può essere, le possibili scelte. Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese, l'energia dell'esterno verso di te. Sette di coppe, anche questa persona può avere delle opzioni o essere un po' distratta o dei fronti aperti o altre opzioni. Può essere ferma, qua c'è l'appeso, una persona che però sta cercando di avere una visione interiore profonda anche qui, L'imperatore, qua c'è sostanzialmente una persona che appare più rigida,
Non so se ha altri fronti aperti di altra natura emozionale, ciò significa che può avere altre opzioni come altre persone, oppure potrebbe avere altre opzioni di natura emozionale che lo chiamano, no? E dover scegliere cosa è giusto per se stessa, per questa persona e cosa non lo è. Vedo una persona che si sospende con l'appeso, sospende il giudizio, cerca di sentire le emozioni per portare ordine nella sua vita senza più essere confusa o confuso. Ci può essere un po' di tensione tra te e qualcun altro inizialmente nel mese, no? Non si apre subito questa persona, cerca di riportare primariamente equilibrio nella sua vita emozionale, sacrificando anche il giudizio stesso della mente, facendosi guidare dalle proprie emozioni, anche se inizialmente potrebbe non apparire in questo modo. Però vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te. Il sole, bellissimo, bellissimo, c'è un grande sblocco qua, uno sbloccone c'è. Il paggio di denari, bellissimo, veramente bellissimo, offerta, proposta, c'è la voglia di fare cose insieme. E qua c'è un 3 di spade, bisogna lavorarci su però. Allora, mi stanno dicendo che, partiamo dal fatto, se sei singolo per esempio, io qua vedo la nascita di una bellissima amicizia e delle proposte che ti vengono fatte, conversazioni, una proposta, però poi c'è un 3 di spade. Che cosa voglio dire? Che può accadere o qualcosa tra te e questa persona, una sensazione di sentirsi abbandonati o sentirsi traditi, non è così, è un rimando di tue vecchie proiezioni. C'è da lavorare un po' su questa connessione, mi dicono. C'è da lavorare un po' su questa connessione perché può accadere qualcosa che ti rimanda a vecchie ferite. Che cosa ti ho detto nella stesa precedente con quel 6 di coppe? Come consiglio sciamanico, pacificazione degli spiriti perturbati del tuo passato. Va bene? Vediamo un po' cosa viene dopo il 3 di spade. Se lo fai si aprono delle nuove possibilità. 3 di bastoni. C'è necessità di aprire lo sguardo, scusami, c'è necessità di pacificare degli spiriti perturbati, delle emozioni che non hai pacificato nel passato che ti riemergono in questo mese con questa connessione che si presenta bella, luminosa. Ehm, io qua non vedo la necessità di impegnarsi in una relazione importante subito, no, perché qua c'è la necessità di aprire il cuore a qualcosa di più profondo che primariamente sono delle emozioni che ti arrivano, che hai già sperimentato nel tuo passato e che devono essere pacificate per aprire la possibilità di una nuova relazione bella e pulita, mettendosi alle spalle delle situazioni difficili che hai vissuto nel tuo passato che questa connessione ti può riportare. Ok? Sì. Energia positiva per te in questo mese in amore? Energia positiva è il paggio di spade, cioè che cos'è l'energia positiva, il paggio di spade? Prima di tutto è la tua cautela nel buttarti subito in una connessione e anche il fatto che questo approccio ti porterà chiarezza mentale, il paggio di spade è la mente, però chiarezza mentale. Guarda, qua c'è la papessa qua sotto e te l'ho nominata con la papessa qui. Il tuo prendere distanze, ma non in senso negativo. Prendere distanze significa mi confronto con gli altri, sto con la gente, però interiorizzo tutto, cioè non li guardo come una prospettiva di vittima o carnefice. Lo guardo, riporto tutto ciò che vivo all'interno di me. E questo cosa mi porta a fare? Mi porta a chiarirmi anche le idee. Non cerco risposte fuori, le cerco all'interno di me grazie alle proiezioni che gli altri mi fanno. Mi spiego? Io vedo questo mese è un mese nell'amore per te di chiarezza, discernimento e riflessione, dove tu imparerai a difendere il tuo cuore, riconoscere le vere possibilità e ti preparerai a nuove connessioni autentiche, lasciando andare ciò che non serve. Perché Perché qua, ripeto, ti si rimandano delle proiezioni del passato. Ci possono essere dei chiarimenti o delle delusioni che possono arrivare, però sono utili per capire cosa davvero ti serve, per fare le giuste scelte, capito? E alla fine si aprono le prospettive, dove tu potrai camminare verso una connessione ancora più reale, più nutritiva, più consapevole, mi spiego? Perché ti chiede proprio riflessione e fermezza questo mese.
E questo lo puoi fare grazie anche alla proiezione dell'altra persona che si sospende prima di mostrarsi pienamente. È una persona forte, ha la forza, è una persona che ha grande potere personale, ha la capacità di creare struttura. Però serve un po' di discernimento tuo per capire se questa persona è in armonia con il tuo cuore e lo fai attraverso quello che ti accade con questa persona. Possono essere anche più persone, eh? Sì. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Lo facciamo con i miei oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Tu sei mia. C'è possessione qua magari, c'è vuole, perché qua abbiamo anche l'imperatore, tu sei mia, e una persona che ti percepisce sua. Ti ho detto questa è una persona che con l'imperatore qua potrebbe risultare anche una persona di polso, e tu sei mia, ti dice. Mm. Cos'altro? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, e infatti qua c'è sentimento, c'è il sette di coppe. Cioè, naviga nelle emozioni questa persona, ma si sospende con l'appeso proprio per cercare di fare la scelta giusta perché ha la capacità di costruire questa persona. Però è necessario un confronto qua, un confronto per aprire nuove prospettive e anche chiarirti le idee. Ora baciami stupida. E qua mi parla soprattutto di quando si conclude una tensione, un dolore, una discussione che è stata fatta e questa è una persona molto pratica. Ora baciami stupida, cioè dammi un bacio e risolviamo dopo aver risolto prima da una prospettiva più ampia, no? Delle discussioni, va bene? Ora baciami stupida, cioè andiamo ai fatti in questo modo, sì. Eh sì, qua la tua chiarezza e il discernimento ti permetterà di sentire veramente chi è allineato con il tuo cuore questo mese. Però io vedo l'energia tutta all'interno tua, necessaria affinché tu possa percepire l'altro come una proiezione tua, come la necessità di confronto che ti porta a illuminare le zone d'ombra, che sono custodi dei tuoi più grandi talenti, capacità psichiche, capito? Sì. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti leggo che cosa esce dalla carta del drago immaginale, il rituale della buona riuscita per perseguire questa chiarezza su tutti i fronti per te in questo mese. Cosa ti dicono le carte del drago immaginale? La medesimezza, l'equanimità. Questa è una carta molto forte. Quando vedo questa carta ho l'immagine esatta di quello che ti ho descritto con la carta nella stesa precedente quando ho visto il 9 di spade, quando ho parlato dell'ansia, no? Estraniarti da tutto ciò che accade, perché è la tua coscienza che si estranea come in qualità di anima, e guardare tutto ciò che accade da una prospettiva di equanimità, medesimezza, cioè va bene tutto, è tutto uguale. Io divento il testimone di ciò che mi accade senza esprimere alcun giudizio. Questa è la medesimezza. Adesso ti leggo la carta per darti ancora di più l'idea. 15. Allora, sono pura elasticità. Ti permetto di resistere e di riprenderti, di fronteggiare positivamente le difficoltà e persino di trasmutarle in opportunità, di dare nuovo slancio alla tua esistenza e di realizzare grandi traguardi. Questo è ciò che ti dà la medesimezza. In presenza di questa carta, ciò per cui hai interrogato il drago immaginale
presenta una certa difficoltà e contrarietà, e questo mi parla di tutto il mese. Noi l'abbiamo interrogato per tutto il mese, ci possono essere quelle tensioni, no? Ma tu puoi assolutamente trasformare questo in un vento a tuo favore e in una vittoria finale, quel 6 di bastoni che abbiamo visto prima. Il rituale della buona riuscita. Prendi 10 respiri più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo del tuo respiro. Chi sta facendo le pratiche dei 21 giorni con me, che le trovate sempre qua sotto, o chi ha fatto le pratiche con me sa l'Ujjayi Pranayama, no? La respirazione dal naso e dal naso, quella che sembra è un po' più profonda, come la respirazione notturna, è questa. Inspiro dal naso ed espiro dal naso. Ok. 10 respiri, dice. Per la durata di questi 10 respiri cerca di non pensare ad altro se non al respiro stesso che attraversa il tuo corpo. Ogni volta che la mente si distrae, riportala gentilmente sul respiro. Terminati i 10 respiri, pratica la meditazione sulla medesimezza, cioè stando a occhi chiusi per qualche minuto. Se nell'evento che ti trovi a fronteggiare c'è qualcosa di piccolo, trasformalo in qualcosa di grande. E se c'è qualcosa di grande, trasformalo in qualcosa di piccolo. Se compare un'unica cosa, trasformala in molte cose. E se compaiono molti temi, trasformali in un unico tema. Se vi è qualcosa di negativo, trasformalo in qualcosa di positivo. Se vi è qualcosa di positivo, trasformalo in qualcosa di neutro. Se c'è del caldo, trasformalo in freddo. E se c'è del freddo, trasformalo in caldo. Cioè, questo è molto più semplice di quanto vi ho letto. Dopo i 10 respiri, stai qualche minuto con respiro spontaneo e vedi le immagini che ti passano nella mente rispetto a qualche cosa che stai sentendo di difficile da superare, no? Le cose piccole che vedi in queste immagini trasformano in cose grandi, le cose grandi in cose piccole. Se c'è caldo, le trasformi in freddo, se c'è freddo, le trasformi in caldo. Cioè, per allenare la pratica immaginale sulla medesimezza, cioè ciò che è grande grande è piccolo piccolo, ciò che è piccolo piccolo può essere grande grande, la medesimezza. Questo serve alla tua anima per la creazione di questo potere della medesimezza. Va bene? Ragazze mie, ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!